Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista e clarinettista professionista. Mi occupo essenzialmente di insegnamento a persone adulte. Oggi parliamo di scale modali, nello specifico della scala ionica. Iscriviti se è la prima volta che passi dal mio canale, così potrai avere tanti benefici, rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Le scale modali si ricavano dalla scala maggiore. Si costruiscono sulle 7 note utilizzando ogni volta come fondamentale un grado della scala. Le scale modali sono tutte diverse fra loro e hanno caratteristiche proprie. E i nomi delle scale modali sono ricavati dagli antichi tetracordi greci. Oggi analizziamo il primo modo della scala maggiore, che è il modo ionico. Come puoi vedere, la posizione dei semitoni è fra il terzo e il quarto grado e fra il settimo e l'ottavo grado. Nell'esempio di Do, fra il Mi e il Fa e il Si e il Do. Questa è una scala molto interessante perché se io vado a suonare con la mia mano sinistra l'accordo di Do maggiore e vado a prendere punto contro punto ogni grado della scala, mi accorgerò che all'interno della scala ci sono dei gradi che sono più o meno tensivi. Questo grado di stabilità o di tensione crea tutta la magia della musica. I più stabili sono la terza e la quinta. I tensivi più deboli sono la seconda, ossia la nona e la sesta, e molto tensivi sono la quarta e la settima. Attenzione, tensivo e stabile non sono sinonimi di bello e brutto o male e bene. Sono semplicemente dei suoni che danno senso di riposo e di moto. Entrambe le cose sono indispensabili per creare delle frasi che funzionano. All'interno della creazione melodica noi abbiamo bisogno tantissimo di questa tensione e distensione, perché se una frase fosse solamente tensiva creerebbe una sensazione di ansia. Se una frase fosse solamente distensiva sarebbe monotona e noiosa. Quindi in questo equilibrio di forze noi andiamo a creare le nostre frasi, che sono frasi che funzionano. Creo una frase che finisce sul 3 e una frase che finisce sul 5 e si può molto ben sentire che è conclusiva e stabile. Altre due frasi che terminano sul quarto e sul settimo grado generano tensione. Mediamente tensivi sono invece il secondo e il sesto grado, nona, in questo caso secondo grado, sesto grado, all'interno della creazione del tuo solo, quando crei delle frasi, saprai che all'interno del modo ionico ci sono delle tensioni e delle distensioni che potrai aggiustare di volta in volta per creare le tue frasi. Quando studio le scale mi piace molto dare enfasi a tutte le tensioni e a tutte le distensioni per sentire l'effetto acustico che generano, in modo che quando vado a pensare alla mia frase posso decidere di lasciare una tensione per collegarla ad un'altra frase oppure creare una distensione stabile per creare un senso di chiusura della frase. Da oggi in poi, quando penserai al modo ionico, avrai gli strumenti per poter capire in anticipo come funziona la frase e quindi magari ti potrà essere di aiuto per creare frasi più efficaci. Pillola brevissima sul modo ionico, spero che ti sia stata utile, che possa aiutarti nel tuo progresso di studio. Io ti do appuntamento alla prossima e ti dico ciao ciao!